Vivere, dove l'Islam e il Corano sono vietati. Un viaggio illuminante. Ti sei mai domandato come sarebbe vivere in un luogo dove la tua fede è perseguitata, dove il semplice possesso di un libro sacro potrebbe mettere a rischio la tua libertà, se non addirittura la tua vita? Sembra incredibile, vero? Oggi ti guiderò in un viaggio illuminante attraverso 10 paesi in cui l'Islam e il Corano subiscono restrizioni estreme, fino a essere addirittura vietati. Assicurati di restare fino alla fine, perché il primo paese in classifica ti svelerà una realtà che sfida ogni logica e umanità. 10° posto? Cina. Il nostro viaggio inizia in Cina, una nazione conosciuta per la sua rapida crescita economica e il suo patrimonio culturale. Tuttavia, nella regione occidentale dello Xinjiang, dove vive la minoranza uigura, la situazione è ben diversa. Gli uiguri, un gruppo etnico a prevalenza musulmana, hanno storicamente vissuto tensioni con il governo centrale a causa delle differenze culturali e religiose. Negli ultimi anni, con il pretesto di contrastare l'estremismo, la Cina ha implementato politiche repressive, campi di rieducazione, sorveglianza di massa e severe limitazioni alla pratica dell'Islam fanno parte della quotidianità. Le moschee sono sorvegliate, il digiuno durante il Ramadan è vietato e possedere una copia del Corano può portare all'arresto. Organizzazioni come Human Rights Watch e Amnesty International hanno denunciato gravi violazioni dei diritti umani nella regione. Riesci a immaginare di vivere in un posto dove praticare la tua fede può costarti la libertà? 9° posto. Uzbekistan. Proseguendo il nostro viaggio, arriviamo in Uzbekistan, un paese a maggioranza musulmana dove le autorità esercitano un rigido controllo sulla religione per contrastare l'estremismo. 9° posto. Uzbekistan. Proseguendo il nostro viaggio, arriviamo in Uzbekistan, un paese a maggioranza musulmana dove le autorità esercitano un rigido controllo sulla religione per contrastare l'estremismo. Vuoi sapere perché così tanti paesi della regione finiscono con Stan e cosa questo significhi per le loro politiche religiose? Lo scopriremo nel corso del video. Sin dall'indipendenza dall'Unione Sovietica, il governo ha adottato un approccio prudente nei confronti della rinascita religiosa. Sebbene l'Islam sia la fede predominante, qualsiasi pratica che sfugga al controllo statale è vista con sospetto. L'importazione e la distribuzione del Corano sono rigidamente regolamentate. Solo le versioni approvate dal governo possono circolare, mentre le scuole religiose indipendenti sono vietate. I leader spirituali devono essere registrati e sottoposti a costante monitoraggio. Persino i fedeli che si riuniscono privatamente per pregare o studiare il Corano rischiano multe salatissime e pene detentive. Queste restrizioni non solo ledono la libertà religiosa, ma ostacolano anche la trasmissione culturale ed educativa. Le nuove generazioni crescono senza un libero accesso alle proprie tradizioni e credenze. Se tutto questo ti sembra preoccupante, aspetta di scoprire il prossimo paese della lista. 8° posto. Turkmenistan. Il Turkmenistan è tra i paesi più isolati al mondo, governato da un regime autoritario che controlla quasi ogni aspetto della vita dei cittadini. Sebbene l'Islam sia ufficialmente riconosciuto, la pratica religiosa è rigidamente subordinata allo Stato. Le moschee sono poche e distanti tra loro, e i sermoni vengono attentamente monitorati per evitare contenuti considerati sovversivi. Solo le versioni del Corano approvate dal governo possono essere diffuse, mentre l'importazione di testi religiosi è vietata senza un'autorizzazione ufficiale. Inoltre, gli incontri di preghiera in privato sono proibiti e gli imam vengono selezionati direttamente dalle autorità. 7° posto. Tagikistan. Il Tagikistan porta ancora le cicatrici della guerra civile degli anni 90. Il governo, temendo una recrudescenza dell'estremismo, ha adottato misure drastiche per promuovere una secolarizzazione aggressiva della società.
Ai minori di 18 anni è vietato partecipare ad attività religiose, inclusa la frequentazione delle moschee. Le donne affrontano restrizioni nell'accesso ai luoghi di culto e l'uso del velo è fortemente scoraggiato. La polizia religiosa vigila attentamente sull'abbigliamento e sul comportamento dei cittadini negli spazi pubblici. Anche l'importazione e la distribuzione del Corano sono rigidamente controllate. Solo le versioni approvate dallo Stato possono circolare e il possesso di testi non autorizzati può portare a multe o persino all'arresto. Queste restrizioni stanno erodendo la vita comunitaria e spirituale, diffondendo un clima di paura e sfiducia. Sesto posto. Angola. Sebbene il governo angolano abbia ufficialmente negato di aver vietato l'Islam, le sue azioni raccontano una storia ben diversa. Si registrano demolizioni di moschee e ostacoli burocratici che impediscono la registrazione ufficiale delle comunità musulmane. Nonostante la Costituzione garantisca la libertà religiosa, nella pratica le minoranze subiscono discriminazioni e restrizioni. La mancanza di riconoscimento ufficiale impedisce ai musulmani di costruire nuovi luoghi di culto o di praticare liberamente la loro fede. Inoltre, l'importazione del Corano e di altri testi sacri è limitata e alcune copie sono state sequestrate alla dogana. Queste azioni hanno sollevato preoccupazioni a livello internazionale, richiamando l'attenzione sulla necessità di rispettare i diritti umani fondamentali. Curiosità: perché tanti paesi finiscono in stan? Come promesso, ecco la spiegazione. I paesi con il suffisso istan, come l'Uzbekistan, condividono radici linguistiche e geografiche comuni. Il termine deriva dal persiano stan, che significa terra di o luogo di. Ad esempio, Uzbekistan si traduce come terra degli uzbeki, Kazakistan come terra dei kazaki, e così via. Questi paesi, situati principalmente in Asia centrale, hanno una storia segnata da influenze culturali e politiche simili. Molti di loro facevano parte dell'impero. Questi paesi, un tempo parte dell'impero persiano, furono conquistati da Alessandro Magno, influenzati successivamente dall'impero mongolo e, più di recente, inglobati nell'Unione Sovietica fino alla sua dissoluzione nel 1991. Ti stai chiedendo quale sia la religione predominante in queste nazioni? Lo sveleremo alla fine del video. Quinto posto. Myanmar. La situazione in Myanmar è tra le più drammatiche al mondo in termini di persecuzione religiosa ed etnica. La minoranza musulmana Rohingya è vittima di decenni di discriminazioni, violenze e sfollamenti forzati. Il governo nega loro la cittadinanza, rendendoli apolidi nella loro stessa terra. Le restrizioni imposte includono divieti di viaggio, matrimoni e limitazioni nell'accesso a sanità ed istruzione. Persino possedere una copia del Corano o praticare l'Islam può essere considerato un atto illegale, mentre le comunità musulmane vivono nella costante paura di subire attacchi violenti. Dal 2017, centinaia di migliaia di Rohingya sono stati costretti a fuggire nei paesi vicini per sfuggire a ciò che molti definiscono una pulizia etnica. Nonostante la comunità internazionale abbia condannato questi eventi, la crisi persiste. Se pensavi che questa fosse la situazione peggiore, i prossimi paesi in classifica sfidano ogni comprensione. Quarto posto. Bhutan. Il Bhutan è spesso chiamato il regno della felicità, ma dietro questa immagine idilliaca si nascondono pesanti restrizioni per le minoranze religiose. Nel tentativo di preservare la propria identità culturale e religiosa, il governo ha introdotto politiche che limitano la pratica di religioni non maggioritarie. I musulmani devono ottenere permessi speciali per celebrare le festività, mentre educare i propri figli secondo la fede islamica è estremamente difficile. La costruzione di moschee è praticamente impossibile, costringendo i fedeli a praticare la loro religione in segreto. Queste restrizioni compromettono la coesione della comunità musulmana e rendono sempre più difficile trasmettere le tradizioni alle nuove generazioni. Ora siamo ufficialmente sul podio.
Terzo posto. Laos. In Laos, la religione è rigidamente controllata dallo Stato. Sebbene la Costituzione dichiari di garantire la libertà religiosa, nella realtà ogni attività religiosa deve ricevere l'approvazione governativa. Le comunità musulmane, già di piccole dimensioni, affrontano notevoli difficoltà. I leader religiosi devono obbligatoriamente registrarsi e sottoporsi a una formazione statale, limitando così la loro indipendenza. L'importazione del Corano è fortemente regolamentata e qualsiasi attività religiosa non autorizzata può portare all'arresto. L'eccessiva burocrazia e la sorveglianza costante creano un ambiente in cui la pratica della fede è scoraggiata. Se tutto questo ti sembra già preoccupante, i prossimi 2 paesi portano le restrizioni religiose a livelli inimmaginabili. Secondo posto, Eritrea. L'Eritrea è spesso definita la Corea del Nord d'Africa, a causa del suo regime repressivo e dell'isolamento internazionale. La libertà religiosa è quasi inesistente e solo 4 religioni sono ufficialmente riconosciute. L'Islam rientra tra queste, ma solo nella sua versione controllata dallo Stato. Arresti arbitrari per motivi religiosi sono all'ordine del giorno, con migliaia di persone detenute in condizioni disumane, senza accuse formali né accesso a un avvocato. Le testimonianze parlano di torture e lavori forzati nelle prigioni eritree. I musulmani che praticano la loro fede al di fuori delle strutture statali vengono considerati traditori. Molte famiglie vivono nella paura costante che un proprio caro possa sparire da un momento all'altro. L'assenza di libertà di stampa e l'isolamento del paese fanno sì che gran parte di queste violazioni rimanga sconosciuta al resto del mondo. Primo posto. Corea del Nord. Siamo arrivati in cima alla lista, in un paese che è stato segnalato più volte per le sue violazioni dei diritti umani. Ti do un indizio. Kim Jong-un. Esatto, stiamo parlando della Corea del Nord. In questo regime totalitario, il culto del leader è l'unica forma di fede consentita. Qualsiasi altra pratica religiosa severamente vietata. In questo regime totalitario, qualsiasi forma di fede diversa dal culto del leader è considerata una minaccia diretta allo Stato e all'ordine costituito. Possedere un Corano, una Bibbia o qualsiasi altro testo sacro è visto come un atto di ribellione, punito con conseguenze drammatiche. Prigionia nei campi di lavoro forzato, torture e, in alcuni casi, persino esecuzioni pubbliche. I racconti dei pochi che sono riusciti a fuggire rivelano un quadro spaventoso di oppressione e brutalità indicibili. Organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International hanno documentato questi abusi, ma il regime continua a negare ogni accusa e mantiene un controllo ferreo sulla popolazione. Il significato del suffisso stan, tornando al tema delle nazioni con il suffisso stan, queste condividono radici linguistiche e culturali comuni. La maggior parte delle popolazioni di questi paesi parla lingue di origine turca, ad eccezione del Tagikistan, dove si parla una lingua di origine iranica. Oltre alla lingua, questi paesi condividono tradizioni nomadi e agricole, nonché una forte presenza dell'Islam, che contribuisce ulteriormente alla loro affinità culturale e religiosa. L'uso del suffisso astan nei loro nomi, che in persiano significa terra di, sottolinea non solo la loro eredità linguistica, ma anche il legame profondo con il territorio e l'identità nazionale. Questa terminologia evidenzia quanto la storia, la lingua e la cultura siano intrecciate nell'identità di questi paesi. Una realtà inquietante. Questo viaggio attraverso i 10 paesi in cui l'Islam e il Corano sono sottoposti a divieti e restrizioni estreme mette in luce una realtà sconcertante. Nonostante i progressi globali nel campo dei diritti umani, milioni di persone continuano a essere perseguitate semplicemente per il fatto di professare la propria fede. Ma ciò che accomuna tutti questi casi è l'impatto devastante sulla vita quotidiana delle persone, sulla loro libertà di espressione spirituale e sulla possibilità di tramandare le proprie tradizioni alle future generazioni.
È essenziale che la comunità internazionale non distolga lo sguardo e continui a denunciare queste ingiustizie, affinché la libertà religiosa sia un diritto garantito a tutti.